Minna-san, konnichiwa e bentornati sul canale. Nagoya Golden Fight 2024 ci ha consegnato The buon wrestling, con un pizzico di novità e anche qualche dubbio sul futuro di alcune lottatrici, come ad esempio Azuki, che la vediamo sempre più vicina a un cambiamento radicale. Quest'oggi quindi andremo ad analizzare i momenti chiave che hanno contraddistinto l'ultimo pay-per-view targato Stardom. Prima però vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanella per restare sempre aggiornati con l'uscita di nuovi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Donne tra le corde vi apre una finestra sul mondo del women's wrestling grazie a tantissimi articoli riguardanti le vostre atlete preferite. Dunque seguite Donne tra le corde sul sito web e sui canali social per tutti gli aggiornamenti. Fatto i doverosi accorgimenti, possiamo tornare a parlare di cosa ha reso grande questo pay-per-view ed è i suoi momenti chiave. Uno fra tutti la vittoria del Future of Stardom Championship da parte di Miyu Hamasaki. Sì, perché dopo 512 giorni e 12 difese possiamo dire concluso il regno di Rina, che perde dunque il titolo contro Miyu Hamasaki dopo un grande match da parte di entrambe, con Miyu Hamasaki che riesce finalmente a vincere la sua prima cintura in Stardom. Il regno di Rina è da incorniciare e le va fatto i complimenti per ciò che è stata capace di fare come detentrice del Future of Stardom title. Rina è stata la più grande campionessa nella storia di questo titolo, grazie al record di giorni e al record di difese che hanno fatto la storia di questa cintura. Rina è stata in grado di elevare il Future of Stardom Championship ad un livello inimmaginabile, regalando tanta importanza a un titolo che per certi versi insomma, è sempre stato secondario, diciamo. Le difese titolate di Rina sono state una più bella dell'altra e hanno permesso alla stessa lottatrice di mostrare a tutti i fans della Stardom di che pasta è fatta Pink Devil. È innegabile dire che Rina è il futuro della Stardom e se continuerà sulla retta via sono sicuro che avrà una carriera molto luminosa. Fatto sta che ora è tutto nelle mani di Miyu Hamasaki, che è chiamata a non far rimpiangere il regno stratosferico di Rina. Miyu Hamasaki dovrà per forza di cose dare tutta se stessa in questo regno per non sfigurare al cospetto dell'immensità di Rina. Un compito non facile, certo, ma sono sicuro che Miyu Hamasaki sarà in grado di scrivere la sua leggenda grazie alla sua bellezza, al suo carisma e al suo talento. Miyu Hamasaki sta migliorando a vista d'occhio e quella ragazzina timida, insicura di sé, è ormai soltanto un lontano ricordo. Dunque Miyu Hamasaki avrà finalmente l'opportunità di dimostrare a tutti il suo enorme talento rimasto sopito finora, e sono certo che da oggi in poi Miu sarà in grado di avere un gran bel regno. Da capire ora che chi sarà la sua prima avversaria, ma con New Blood 16 alle porte sono sicuro che lo scopriremo presto. Lasciamo ora Miyu Hamasaki per concentrarci su due situazioni particolari, direi, che hanno bisogno della nostra attenzione. Il primo quesito che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è: cosa ha sussurrato Sayaka Mitani all'orecchio di Sayaka Kurara? Dobbiamo iniziare a preoccuparci? Eh sì, perché al termine del match tra queste due lottatrici, Saya Kamitani si è avvicinata a Sayaka Kurara in modo amichevole e le ha bisbigliato qualcosa nell'orecchio. Avevamo già visto una scena simile, qualche mese fa, diciamo, no, tra, Momo Watanabe e l'allora Saya Kamitani delle Queen's Quest, e sappiamo tutti poi com'è andata a finire, col passaggio della Kamitani nelle fila di Eight. Quindi è possibile che lo scenario si ripeta? È possibile che anche Sayaka Kurara possa cedere alle tenebre?
Beh, potete lasciare come sempre le vostre opinioni qua sotto nei commenti. E per quanto mi riguarda, credo sia difficile ora formulare un qualche tipo di ipotesi. Tutto può davvero succedere in questa, nuova Stardom. Sta di fatto che il pericolo, c'è, è innegabile. Possiamo solo incrociare le dita e sperare che non si prendano decisioni sbagliate sul futuro di Sayaka Kurara e dell'intera Cosmic Angels. Discorso analogo per Azuki, sì, perché anche la lottatrice di Stars sembra improntata ad un cambiamento radicale del proprio personaggio, come già avevamo menzionato all'inizio del video. Come tutti sappiamo, Azuki ha affrontato SLK a Nagoya Golden Fight e dopo un'intensa battaglia dove le due atlete hanno dato tutto nel ring, è stata Starlight Kid a primeggiare e a portarsi a casa la vittoria. Al termine però dell'ennesima delusione, Azuki ha, letteralmente perso il senno della ragione, attaccando SLK alle spalle e rubandole addirittura la maschera, lasciando la povera SLK stesa sul ring nell'intento di coprirsi il volto, lasciato privo di maschera da Azuki insomma. Un comportamento strano, da parte della lottatrice di Fukuoka Double Crazy, sì, perché da quando Azuki si è unita a Stars ha sempre portato con sé tanto rispetto per le avversarie, non era mai arrivata a gesti tanto disdicevoli. Quindi la domanda che sorge spontanea è: cosa sta succedendo davvero a Azuki? È pronta ad abbracciare le tenebre e a unirsi a Hate? Attualmente tutto questo mi lascia parecchio confuso e non so neanche io come rispondere a tale quesito onestamente. Sì, perché dopo la sconfitta, subita contro Natsupoi e il fallito tentativo di conquista della White Belt, Azuki era sprofondato in una sorta di depressione che le aveva costato parecchi match, sia a lei che alle sue compagne. Però negli ultimi giorni, grazie all'aiuto di Koguma, Azuki sembrava tornata sulla retta via, o almeno così noi pensavamo, ma da quanto abbiamo potuto osservare durante Nagoya Golden Fight, così non è. Anzi, Azuki sembra ormai destinata a un cambiamento e, la ragazza solare che tutti noi abbiamo imparato ad amare sembra ormai un lontano ricordo. Questa nuova Azuki sembra più aggressiva, spietata se vogliamo, e disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Da un lato questo però potrebbe non essere un male a dire il vero, perché, tutto questo potrebbe essere benzina che andrebbe ad alimentare le fiamme di Azuki per farle ardere ancora più ardentemente, in modo da lanciarla finalmente verso la conquista del Wonder of Stardom Championship. Non ci resta che attendere per scoprire gli sviluppi di questa nuova storia e di ciò che tutto questo porterà nelle dinamiche future della Stardom. Io intanto vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e per aver seguito il video fino alla fine. Ci sarebbe ancora molte cose da dire e di discutere riguardo a Nagoya Golden Fight 2024. Ecco perché vi do appuntamento sul mio canale Twitch giovedì 10 ottobre alle ore 18, ora italiano ovviamente, per discutere insieme in maniera più approfondita di ciò che è successo nell'ultimo evento e con uno sguardo al futuro della Stardom. Quindi mi raccomando, non mancate, vi aspetto numerosi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye bye!